Il Max inaugura la prima grande mostra del 2024, come se fosse un capodanno artistico per noi, una grande mostra concepita con grandi istituzioni internazionali, l'Haus der Kunst di Monaco in questo caso, la prima mostra del nuovo direttore artistico Francesco Stocchi, che raccoglie le opere ambienti di moltissime donne, una mostra esclusivamente al femminile. La mostra Ambienti è il secondo capitolo di un'indagine iniziata lo scorso settembre all'Haus der Kunst per mano di Andrea Lissoni e Marina Pugliese, che hanno fatto un lavoro di ricostruzione di ambienti di artiste donne dal 56 al 76. In questa seconda fase abbiamo invitato artiste che si sono cimentate negli anni 80, negli anni 90 e negli anni 2000, quindi abbiamo lavorato non più sugli archivi ma con artiste viventi, facendo un esercizio non tanto di ricostruzione, come è stato fatto a Monaco, ma di adattamento di opere esistenti all'architettura di Zaha Hadid. Questa opera d'arte si può capire come una pittura astratta dove si può entrare letteralmente. È anche un sistema di coordinate dove lo spettatore, l'individuo, definisce la prospettiva. A me piace chiamarla geometria esistenziale, perché secondo me queste forme astratte sono interessanti per noi perché hanno sempre una dimensione sociale. Perché gli ambienti sono importanti oggi? Non solo cambiano la storia dell'arte in modo drammatico, ma anche perché ci viene detto oggi che viviamo nel multiverso. Ci viene raccontato che siamo su uno stage, siamo su un palcoscenico costantemente, che ci specchiamo con altri noi stessi, che interagiamo con tecnologie che ci mettono in contatto con degli alter ego di noi stessi, ma anche che ci fanno vedere in modo diverso come ci rappresentiamo. Ecco, questo non è del tutto nuovo. Delle artiste visionarie dagli anni 50 hanno aperto la strada, ci hanno accolto in queste stanze in cui appunto ci specchiamo, interagiamo, tocchiamo, vediamo noi stessi e vediamo gli altri. Questa è la ragione perché gli ambienti sono così rilevanti oggi, perché abbiamo dedicato una mostra che speriamo cambi non solo il modo di percepire l'ambiente nella storia dell'arte contemporanea, ma anche il modo di relazionarci con i media contemporanei, digitali in particolare. Il primo ambiente noto nella storia dell'arte è del 1949, di Lucio Fontana, L'ambiente nero, a luce di Wood. E l'ambiente è un'opera d'arte all'interno della quale il visitatore si può muovere, parte integrante dell'opera. Quindi non è più scultura, non è più pittura, come diceva Lucio stesso, ma è fondamentalmente un modo di essere, una relazione con lo spazio circostante. This work is one of the first installations made in India. When I showed it, I wanted people to walk through this shadow play so that people would get a sense of the area called Lohar Chal, which is where the wholesale markets are, and there's a lot of poverty in that area. Sono opere sperimentali, gli ambienti sono opere fragili, sono opere quindi che si sono anche un po' perse nella storia dell'arte perché spesso erano distrutte subito dopo essere state eseguite. E questo fa sì che ci sia stata una grossa mancanza nella storia dell'arte. Gli ambienti delle artiste donne sono una seconda mancanza, una mancanza nella mancanza. E questa mostra in qualche modo cerca di risarcire questo vuoto. The idea was for people to be touched by the working class. I'm very happy the way the space is inside this architecture of Zaha Hadid, and I think it's extremely well done, and I'm very pleased with that. L'architettura di Zaha Hadid in questa mostra rappresenta un punto focale e il museo viene identificato come un ambiente a sé stante, che è l'ambiente di Zaha Hadid, che contiene tutti gli ambienti in visita e in realtà diventa un ambiente in un ambiente.